Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Andiamo avanti con quelli che sono gli step di realizzazione di una strategia di trading robusta e profittevole. Nei video precedenti abbiamo visto che le fasi del processo di realizzazione di un trading system sono l'ideazione, la concettualizzazione, la programmazione, i test preliminari, l'ottimizzazione ed infine la walk forward analysis. Per ognuno di questi step abbiamo realizzato un video che ti suggerisco di andare a vedere nel caso sia la prima volta in cui senti parlare di questi termini. Ti basta cliccare sui link che trovi qui in alto a destra o in descrizione. A questo punto del processo possiamo dire con certezza che la nostra strategia di trading è programmata correttamente e funziona secondo le specifiche, è sufficientemente robusta e profittevole su più mercati e più periodi temporali ed ha superato con successo la walk forward analysis. Alla fine di tutta la procedura di ottimizzazione e di test si è quindi pronti a lanciare la strategia sul mercato. Attenzione però, manca ancora un'ultima fase, ovvero l'incubazione. Ma ancora pochi secondi di pazienza e ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Ipotizziamo di trovarci verso la fine del processo di sviluppo della nostra strategia di trading. Abbiamo ottenuto ottimi risultati dall'ottimizzazione e la walk forward analysis li ha confermati. Non vediamo veramente l'ora di attivare la strategia sul nostro conto reale, con l'obiettivo ovviamente di ricavarne dei profitti. Quando si ha a che fare con il trading però la fretta è una cattiva consigliera. Conviene infatti fermarsi un attimo e mettere la strategia in incubazione. Ma che cos'è esattamente l'incubazione? In poche parole è una fase di pura osservazione. Il trading system viene attivato sui mercati reali, ma su un conto demo o comunque con poca capitalizzazione, per un periodo che va da qualche settimana a qualche mese, dipende da trader a trader e da strategia a strategia. Durante questo periodo di tanto in tanto vengono monitorate le prestazioni della strategia, esattamente come se si trattasse di un altro periodo di test fuori dall'ottimizzazione. È sostanzialmente una seconda walk forward analysis, ma in tempo reale. Ma perché mettere la strategia in incubazione? Per prima cosa, quando termini la walk forward analysis dopo l'ottimizzazione, sei a un picco emotivo. La tua strategia è sopravvissuta ed ha molte aspettative. Hai investito moltissimo tempo e impegno in questa strategia e desideri quindi che abbia successo. Questo porta a trovarsi in uno stato emotivo di fragilità. Se inizi immediatamente a fare trading con denaro reale, potresti non essere pronto emotivamente ad accettare delle parità iniziali, come tra l'altro accade molto spesso. Questo potrebbe farti cadere nello sconforto e a portarti ad abbandonare la strategia in anticipo, o peggio ancora, ad aumentare l'esposizione a casaccio per recuperare le perdite. Aspettando un po' prima di attivare la strategia sul tuo conto, dimenticherai la fatica, le ore spese davanti al computer a programmare, analizzare dati, risolvere problemi e la guarderai in modo più obiettivo. Se passa l'incubazione, ottimo, ma se non la passa, non sarai di certo contento, ma non ne rimarrai sconvolto e perlomeno non avrai perso denaro. Ricordati che le difficoltà a breve termine sono a volte il prezzo per il successo a lungo termine. E questo è ancora più vero quando si ha a che fare con il trading. Come puoi verificare tu stesso se stai realizzando un trading system o se hai visto i video precedenti, il processo di realizzazione di una strategia automatizzata è difficile e complicato. Ci sono un'infinità di diversi errori che puoi fare lungo la strada. Alcuni possono essere palesi, come l'eccessiva ottimizzazione, mentre altri possono essere subdoli, come migliorare continuamente la strategia per aumentarne la profittabilità. Il punto è che non c'è miglior modo per sapere con certezza se hai fatto qualcosa di sbagliato finché non testerai la tua strategia sui dati in tempo reale. Gli errori più gravi appariranno quasi immediatamente e utilizzando un conto demo durante questo periodo risparmierai molti soldi. Infine, l'incubazione ti dà finalmente la possibilità di vivere la strategia e vedere come si comporta in tempo reale. Potresti a questo punto scoprire che non ti piace, anche se fa soldi, magari perché ha un rapporto rischio-rendimento troppo elevato e anche se ha una percentuale di profittabilità molto alta, emotivamente non riesci a sopportare quelle poche perdite, ma che però sono molto alte. È molto meglio rendersi conto di questi aspetti ora, piuttosto che una volta attivata sul tuo conto reale, e magari la prima operazione che esegue è proprio una di quelle in perdita.
Bene ragazzi, terminato il periodo di incubazione, la strategia può essere finalmente attivata sul vostro conto e se avete seguito il processo nel modo corretto, vi porterà con buone probabilità a ottenere dei profitti. Come sapete però una strategia non può rimanere attiva ad oltranza. Questo perché i mercati sono in continuo mutamento e quindi dopo un certo periodo la strategia perderà di profittabilità e andrà riottimizzata. Ma quanto può rimanere attiva una strategia e come si fa a capire quando effettivamente va aggiornata? Discuteremo di questo tema nel prossimo video, per cui se non vuoi perderlo iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per ricevere la notifica non appena lo pubblicheremo. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Ci tengo a ricordarvi che AS Trading ha realizzato un corso gratuito di programmazione di Trading System che vi aiuterà passo dopo passo a programmare la vostra strategia di trading. In descrizione qui in alto a destra vi lascio il link al video di presentazione del corso. Inoltre, se avete una strategia di trading che siete stufi di applicare manualmente e volete automatizzarla, contattateci alla mail che trovate in descrizione e siamo più che disponibili a valutare insieme se è automatizzabile e programmarla insieme a voi. Se il video vi è piaciuto e avete trovato interessanti le informazioni che vi ho presentato, vi chiedo di mettere un bel like qui sotto. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!